Eccoci, ci siamo. Allora, oggi YouTube mi dice che mi vedete e io riesco a vedermi allo stesso tempo, quindi chissà, oggi ha deciso che siamo in linea, che siamo allineati YouTube. Oh, che bello, abbiamo un ospite in più, abbiamo Vidar che ci sta ascoltando da casa. E invece, se posso, mo ci si è appena mosso, ma in realtà oggi non è qua dietro, ma è nell'altra poltrona. Invece avevamo poco fa anche l'altra gatta qua come ospite, ma poi ha deciso che non è una gatta da live stream e quindi è andata giù. Oggi, tra l'altro, sembro molto elfo di Babbo Natale, ma tipo in una missione di business con la camicia, quindi è un po' strano. Non sono particolarmente natalizia, però mi immagino come appunto un elfo di Babbo Natale un po' più business elfo. Mi metterò la targhetta come business elfo. Ma c'è più riservata, esatto. Sì, ad un certo punto ha deciso che non voleva più stare qui. E secondo me ha percepito la cosa. Babbo Natale direi che ha un team di marketing e strategia molto sviluppato. Ci sta l'outfit più corporate. Sì, è bello, vero, 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 vero. Oppure è come, non so, come Superman, che in realtà sotto ho la divisa da elfo. Mi sto immaginando un sacco di scenari stupidissimi e oggi però è sabato, me lo posso permettere. Però vedo che state rispondendo nella chat e sono molto molto felice perché vuol dire che al momento sta andando tutto vagamente bene, adesso me la sono lanciata sicuro. Ehm, Però giusto due info perché sennò me le dimentico. Allora, la prima è che la prossima settimana ci sarà la live solo mercoledì, sempre 18:30, mentre sabato saltiamo. Poi vi potrò dire perché al momento non posso dirlo pubblicamente. E invece la seconda notizia è che mercoledì prossimo, quindi sarà l'ultima live stream di questa edizione natalizia, ma al posto di farla alle 6:30, direi che la vigilia di Natale alle 6:30, chiunque ha altro da fare che stare su YouTube ad ascoltare me, e quindi penso che la faremo al mattino. Penso di fare un mini sondaggio per capire un attimo che orario può andare bene, però potrebbe essere attorno a fine mattinata, in modo che siamo prima di pranzo, il giorno della vigilia, oppure metà mattina, non lo so, avevo una mezza idea, ma adesso mi è venuto in mente no, perché vigilia di Natale magari quell'orario non va bene, quell'orario così, cosa, e quindi decido che farò un sondaggio sia nella community di YouTube, sia su LinkedIn, sia, non lo so, lo metterò anche su Instagram, in tutti i canali possibili e immaginabili. E la cosa divertente spesso è che mi dimentico di dire alle persone di votare o in un posto o nell'altro, perché se no poi ho tipo 15 risposte, ma magari sono delle stesse persone, quindi è molto strana questa. Se no, votate dove preferite. Insomma, votate, cioè la cosa importante è votare, come al solito, per tutte le cose. Ehm, Penso di aver finito le informazioni, diciamo, importanti del canale. Ah no, l'ultima è che però poi la ripeterò mercoledì. Vorrei fare un altro, diciamo, sondaggio per capire se proseguire questo format, quindi le format, quindi un format di live stream e non soltanto video statici. E anche fare un po' di brainstorming in realtà di come, diciamo, impostare i contenuti del 2026, fa stranissimo non dire 2025, in modo anche da capire come impostare le live stream, quindi se tenerle più o meno con questa modalità oppure in altro tipo, oppure ancora la parte più difficile se magari possono essere interessanti delle live stream con anche degli ospiti. Adesso me la sto lanciando così, giusto per alzare l'asticella del 2026, però voglio, diciamo, recuperare un po' di idee e informazioni, quindi ai veterani del canale probabilmente chiederò questo favore. Oggi tè, scusate, è arrivato il tè dell'ultimo minuto, ma
direi che ho blaterato abbastanza e come al solito, per chi non avesse visto le scorse puntate, andate a vederle, anche perché ho creato una playlist apposta, quindi potete metterle e farle andare dalla prima all'ultima, cioè dalla prima a quella più recente, e non so, guardatele anche il giorno di Natale con la famiglia. Non so, guardatele comunque e poi fatemi sapere. E per chi non avesse appunto visto le scorse puntate, questa è un'edizione speciale di Green Tech Tales, che diciamo è passato da un format un pochino più statico, dai video in cui io parlo e voi mi ascoltate, a dei video, a delle live stream in cui tendenzialmente c'è un po' più di dinamismo nella chat. Infatti se mi sentite negli altri episodi ogni tanto si chiacchiera e ogni tanto la chat sembra un po' scordinata, ma perché c'è un po' di delay. E il cambiamento, diciamo, principale rispetto ai video statici in cui portavo 2 notizie, tendenzialmente, nelle live stream invece ho deciso di portarne uno, ma diciamo in maniera un pochino più dettagliata, un pochino anche più calma. Oggi, siccome è sabato e non voglio tenere le persone come l'ultima volta 45 minuti, perché immagino che tutti abbiano un sacco di cose da fare nel sabato prima di Natale, no, non è l'ultimo sabato prima di Natale, è il penultimo sabato prima di Natale, direi che partiamo subito con la notizia della giornata. Allora, per la notizia della giornata, io in realtà lo vorrei impostare con un po' di riflessioni, perché la notizia della giornata in realtà è una delle notizie di cui ho parlato durante la puntata in cui sono stata ospite del podcast della Green Software Foundation. Il podcast si chiama Environment Variables e io ero davvero molto molto fangirl mentre lo registravo, e chi ha visto la puntata o chi l'ha ascoltato probabilmente l'ha capito, l'ha percepita questa cosa, ma ho pensato che potesse essere molto interessante portare anche qua sul canale un po', diciamo, di cose di cui si è parlato appunto durante l'episodio. Vi raccomando però di recuperare anche quello, perché si è parlato di diverse cose, quindi oggi diciamo sarà solo un estratto e diciamo un po' una pedana di lancio per poi andare anche a recuperare la puntata del podcast in cui si è parlato di 3 notizie, 4, e in generale si è parlato di un po' di cose e anche della community Green Software Italia, visto che c'è Ludo che ci sta ascoltando insieme a Vidar, quindi direi che un pochino di self-marketing, che non so se esiste, si può fare. Ma la notizia di cui parliamo oggi, e che spero che la tastiera non mi abbia abbandonato, è questa qua, in cui si è parlato principalmente, ovviamente, di uno dei temi più caldi di sempre, ormai degli ultimi 2 anni, ed è anche quello di cui abbiamo parlato sabato scorso, ma in modo un po' diverso, però parliamo sempre di AI, si è parlato un po' di quei vari mega progetti che si vedono, che sentiamo in realtà sostanzialmente, se non è ogni giorno, ma è almeno ogni settimana, di nuovi data center che vengono costruiti, nuove modalità, spesso anche un po' parecchio tirate a livello di come stiamo sfruttando la natura, e si è parlato soprattutto, siccome c'ero io come appunto rappresentante, diciamo, di uno degli stati, di una delle nazioni europee in cui si parla spesso di siccità o comunque di problematiche legate alla quantità di acqua che sta diventando un po' un problema, che manca sempre di più. Ovviamente i vari super mega progetti legati ai data center, che sappiamo hanno un impatto non solo a livello energetico ma anche a livello di consumo d'acqua, era qualcosa di cui, diciamo, ci è sembrato importante parlare e portare in un certo senso anche appunto un po' una rappresentanza di paesi come l'Italia, ma non solo, si parla anche di paesi come la Spagna, la Grecia e tanti altri, ma ad esempio la Spagna è diventato anche la Grecia sono diventati dei paesi particolarmente target delle big tech per costruire dei data center.
Ora, il punto qual è? Il punto non è, ovviamente, fermiamo l'innovazione, eccetera, non sarà mai quello, ma ci sono delle problematiche da affrontare e su questo tema si parla soprattutto della mancanza di acqua. E eh, poiché i data center richiedono diversi quantitativi d'acqua, e mentre facevo una ricerca, tra l'altro, su questo tipo di tema, mi sono resa conto ancora di più di quanto non se ne parli abbastanza. Infatti, quando si parla di sostenibilità, la maggior parte delle persone pensano a emissioni di CO2 e basta. In realtà no, non si parla solo di questo, ma mi rimetto un attimo io in primo piano, poi la riprendiamo la notizia. Quando si parla di sostenibilità si parla tendenzialmente di emissioni di CO2, a volte si parla di sostenibilità lato sociale, e molte poche volte si parla di consumo d'acqua. Questo tema e questo problema in realtà l'ho riscontrato anche mentre facevo un po' di ricerca per oggi, perché ho cercato un po' di numeri, e ho trovato diversi articoli, anche diverse ricerche, quindi non articoli che arrivano dal giornale del paesino nascosto dal mondo, e ci sono dei numeri che sono particolarmente discordanti, quindi non me la sono sentita in realtà di mettere, diciamo, di sottolineare dei numeri, perché ho trovato davvero dei punti molto molto diversi. E un altro punto che va a sottolineare ancora di più questa problematica è il fatto che in realtà, l'ho scoperto anche questo mentre facevo un po' di ricerca, dall'anno scorso, dal 2024, in realtà i data center che hanno una potenza energetica al di sopra questo lo devo rileggere perché non voglio dire stupidaggini, ma tutti i data center che sono situati nell'Unione Europea e che hanno una potenza superiore ai 500 kW sono tenuti dall'anno scorso, dal 2024, a riportare alcune informazioni che vengono, diciamo, definiti come KPI energetici. Tra questi c'è il consumo di energetico, ma anche il consumo di acqua, sia di acqua potabile che non potabile, utilizzo dell'hardware, traffico dati, eccetera. Questo tipo di informazioni, dall'anno scorso, da quando è entrata appunto in vigore questa revisione dell'Energy Efficiency Directive, EED, nel primo periodo venivano automaticamente, diciamo, salvati in un grosso database che tiene l'Unione Europea, ma questi dati in realtà non sono pubblici, quindi non ho potuto trovare nessun punto di aggancio a questi database. Quindi una cosa che sicuramente farò nelle prossime settimane sarà cominciare a, diciamo, scartare un po' di report di sostenibilità, ma su quelli che ho letto recentemente in realtà non ci sono anche là numeri. Quindi questo per dire che cosa, invece di fare il racconto gigante, per dire che ci sono davvero poche informazioni e se ne parla molto poco, ma nelle ultime settimane, soprattutto dopo la puntata, mi è capitato di parlare con diverse persone, anche che si occupano di ricerca, e che magari sono più appunto specializzate sul lato di consumo di acqua e utilizzo dell'acqua come risorsa globale. C'è molto interesse per questa tematica qua. Quindi sicuramente questa sarà una delle prime puntate in cui parleremo di acqua. In realtà è la seconda sul canale, avevamo portato anche un paper che magari linko di nuovo nelle risorse della puntata, però ecco, sicuramente c'è un grosso problema, sia in termini di mancanza di informazioni, sia sul fatto che quelle che ci sono particolarmente discordanti, e poi il punto da cui partiamo oggi è appunto il fatto che ci sono investimenti costanti in zone che in realtà sono particolarmente a rischio quando si parla appunto di siccità e di consumo di acqua. Infatti, ad esempio, nell'articolo che abbiamo preso come riferimento si parla ovviamente dei vari piani europei che ci sono in termini di espansione di data center, quindi diventare ancora più, diciamo, meno dipendenti da
altri paesi mondiali e riuscire ad avere un certo tipo di leadership anche in questo tipo di tematiche. Ma qual è il punto? Il punto è che questo tipo di investimenti poi si scontra anche a livello locale con, ad esempio, ci sono state in alcuni paesi, tra cui anche ad esempio in Irlanda, ci sono state delle opposizioni da parte dei cittadini sulla costruzione di data center. Perché? Perché un altro aspetto che manca e che diciamo, sul quale vi invito anche a ragionare è stiamo arrivando ad uno scenario in cui questo tipo di tecnologie e su questo non si parla solo di AI, si parla di digitali in generale. Ovviamente l'AI è quello strumento che ha fatto partire una un incremento enorme di consumo sia energetico sia di risorse, tra cui appunto l'acqua. E il punto qual è? Il punto è in uno scenario, tra l'altro volevo preparare una grafica per questa cosa, ma l'ho dimenticato, l'ho ricordato adesso. Ma se qualcuno ad esempio è familiare sui vari test di etica, non mi ricordo mai come si chiamano quei test, ma ci sono vari test di etica, quelli famosi del treno, no? Tiri la leva per fermare il treno che sta andando verso una singola persona oppure lo lasci andare a discapito e salvi invece il gruppo di 5-6 persone? Una similitudine mi è venuta in mente su questo tipo di temi, ovvero nel momento in cui si ha una situazione di mancanza di acqua o di scarsità d'acqua, quindi dei periodi di siccità, in Europa, ma anche in Italia lo vediamo spesso nei periodi estivi, ma in realtà lo vediamo anche in inverno. Tendenzialmente le piogge sono diminuite tanto. Anche su questo ho trovato delle ricerche che poi vi condivido e un punto fondamentale legato al cambiamento climatico è che sono diminuite in generale le piogge costanti durante l'anno, ma sono aumentati molto le situazioni in cui piove tanto e piove anche in un modo che crea dei danni. Questo sicuramente non è positivo per l'ambiente e mi è venuto in mente appunto, diciamo, l'equivalente del treno che vi dicevo prima, ovvero in una situazione di siccità, di problemi di mancanza d'acqua. Che cosa andiamo a spegnere prima? Cioè andiamo a spegnere i data center che stanno dando energia, stanno pompando un certo tipo di settore, oppure andiamo a spegnere o a dare meno energia, ad esempio all'utilizzo che ne viene fatto a livello locale. Questo ci sembra uno scenario utopico, in realtà non lo è. Questo è uno scenario che vedremo prima o poi succedere e magari non succederà, diciamo, di fianco a casa nostra, ma ci sono paesi come ad esempio l'Irlanda, se non ricordo male viene citato proprio in questo articolo, in cui le persone si sono chieste questo, ma anche i ricercatori hanno posto questo problema e sono nate una serie di proteste e in alcuni paesi, se non ricordo male, adesso voglio veramente riprendere il punto, però io ricordo fosse qui, in alcuni paesi, tra cui l'Irlanda che dicevo, le persone ce l'hanno fatta a fermare la costruzione di nuovi data center in alcune zone del paese, proprio portando tesi come questa. Questo diciamo, facendo un po' un riassuntone, un altro grosso problema è il fatto che i data center tendono ad essere costruiti in alcune zone specifiche dei paesi, tendenzialmente in zone in cui il clima, diciamo, è semiarido, che è uno dei motivi per cui in realtà tanti data center ad esempio, se non mi sbaglio, non mi ricordo se era Meta o qualcun altro delle big tech, in realtà tanti data center si trovano in Texas, però ritornando in spazio europeo, questo, cioè facendo parte, essendo costruiti in zone aride, chiaramente si pone sempre di più il problema del consumo dell'acqua. E sto rivedendo se mi ero segnata un altro punto, perché secondo me c'era e volevo farvelo vedere.
sì, era collegato esattamente a questo, poiché i data center vengono costruiti già in zone che sono particolarmente soggette a problematiche di siccità, quindi zone aride, ehm, il problema va a cascata e il commento, ad esempio, di alcuni ricercatori è stato di stiamo costruendo degli edifici enormi che hanno questo tipo di peso sull'ambiente e il fatto che non ci si sia posti la domanda prima in realtà è esattamente lo specchio della società che non si sta ponendo il problema. Nello specifico, ovviamente, di persone che hanno il potere decisionale, quindi si parla di non sicuramente le persone che stanno costruendo il data center a livello fisico, ma proprio di chi ci sta dietro a livello proprio progettuale e di appunto più di business, tornando alla parte iniziale. Ehm, Volevo vedere se c'era un altro punto qui, prima di portarvi uno degli esempi positivi, in realtà, perché questo può sembrare uno di quegli articoli molto molto negativi, in realtà è semplicemente un po' lo specchio di quello che succede. Ma come vi dicevo all'inizio, questa nuova era tecnologica non andrà via, resterà qua e il minimo che possiamo fare è cercare di appianare quelli che sono i problemi, ehm, rendendoci conto di quelli che sono i lati negativi. E una delle aziende di cui tra l'altro abbiamo parlato in qualche video, qualche buon mese fa, se non ricordo male, probabilmente era uno dei primi video, è ad esempio un progetto che è stato fatto in Portogallo, qualcuno probabilmente se lo ricorderà, è un data campus in Portogallo che è stato costruito tenendo conto proprio di alcune problematiche legate appunto all'ambiente. A livello energetico fanno principalmente uso di energia rinnovabile, ma a livello anche di utilizzo dell'acqua utilizzano delle modalità di raffreddamento abbastanza diverse rispetto a quelle classiche. Infatti, adesso devo recuperare il punto. Infatti, no, scusate, non è qua, ma è qui, se non ricordo male. Pa, pa, pa. Allora, eccolo qua. Infatti, loro praticamente utilizzano principalmente l'acqua dell'oceano, anche per dove hanno costruito i data center. Ora, una cosa molto interessante è che sono andata a cercare un po' di recensioni di questo progetto, perché in realtà il primo edificio è già attivo e l'hanno aperto qualche mese fa, se non ricordo male, era proprio nel periodo in cui ho pubblicato il video, perché avevano appena fatto proprio l'inaugurazione, mi veniva l'innovazione, no, è l'inaugurazione, e ci sono delle recensioni di persone che sono andate a vederlo, ma anche persone che l'hanno costruito, questo tipo di edificio, e molto spesso non ci si rende conto di quanto siano enormi questi edifici e quindi di quanta energia effettivamente serva e di quanta acqua venga utilizzata per appunto raffreddare le strutture e gli edifici. Ora, il tipo di tecnica che utilizzano loro arriva, loro praticamente utilizzano l'acqua dell'oceano e di solito questa è una pratica che non viene fatta per diversi motivi, ma quello che spesso non viene detto è che nei data center viene utilizzata tendenzialmente dell'acqua potabile e dell'acqua che può essere tranquillamente utilizzata dai cittadini, quindi tendenzialmente immaginatela come una quantità di acqua che viene tolta alle attività che può fare l'essere umano. Quello che fanno invece loro in questo progetto, in Start Campus, è quello di cercare di utilizzare il meno possibile l'acqua che può essere utilizzata dalle persone e hanno dei sistemi proprio per far leva sull'utilizzo di acqua che invece può essere utilizzata magari soltanto per fini industriali e non tolta ad attività umane. Quello che vedete qua, tra l'altro, è uno degli indicatori dell'utilizzo
più o meno efficiente dell'acqua, ed è diciamo il corrispondente del Power Usage Effectiveness, che è quello che è relativo ai data center, mentre il Water Usage Effectiveness è quello che è relativo più all'utilizzo dell'acqua, e un valore più basso di Water Usage Effectiveness è un valore più positivo rispetto ad uno alto. L'ho spiegata malissimo questa cosa, però spero che si sia capita. Insomma, avere una Water Usage Effectiveness di 0 in realtà è un enorme traguardo. Quindi questo era giusto per portarvi degli esempi positivi, per dire che in realtà si può fare qualcosa che diciamo fa meno danni rispetto al solito, ma ritornando al punto iniziale, nel momento in cui non abbiamo a disposizione dei dati e quello che i data center e le grandi aziende pubblicano in realtà non è poi effettivamente pubblico, qua abbiamo un grosso problema, perché ci dobbiamo fidare di quello che dicono loro, tendenzialmente. Ritorno io in grande perché non mi ricordo se vi ho detto tutto o se mi mancano dei punti, perché io in realtà vado a braccio ultimamente, mi creo una scaletta ma in realtà poi non la seguo, quindi non mi aiuto praticamente. Però di questo ve ne ho parlato. Sì, credo di avervi detto tutto quello di cui volevo parlarvi. Nella puntata del podcast abbiamo parlato di una serie di altre cose, quindi comunque se questo tema vi interessa andate a recuperarla, perché ci sono poi altre notizie. In realtà questa è una di quelle di cui abbiamo parlato, e abbiamo parlato anche di Start Campus, che vi ho riportato oggi come esempio positivo. Potrei chiedere una sponsorizzazione. No, a parte gli scherzi. Credo che portare anche degli esempi positivi, che tra l'altro hanno, diciamo, portato più dati a livello proprio trasparente di tanti altri, in realtà sia un ottimo modo per dire si può fare, si è fatto in questo modo, e trovare appunto una modalità di confronto. Se avete delle domande sono a disposizione. Nel frattempo, come al solito, io vi rimando, no, non vi rimando a niente perché avevo la scheda sbagliata accesa, ma come al solito, se non siete iscritti al canale, iscrivetevi. Siamo quasi 150 iscritti, mi piacerebbe un sacco arrivare a 150 iscritti entro l'anno, per cui se ce la facciamo sarebbe un ottimo regalo, anche perché sto pensando di mettere in palio tipo una tazza veramente brandizzata. Però anche questa sicuramente andrà contro un sacco di cose che sto dicendo al solito, però mi prendo un secondo per bere il tè perché ho la gola che non ce la può fare più. 151 come i Pokémon della prima generazione. Aspetta, però, cos'è 150? Ah, 151 gli iscritti! Scusami, Madonna, mi si era completamente sconcentrato il cervello. Però sì, dovrei usarla come catchphrase. 151 come i Pokémon della prima generazione. E ho dato un colpo al microfono, scusatemi. Ehm, Però sì, mi piacerebbe molto arrivare ai 150 iscritti. Poi non vinco assolutamente niente. Però andiamo un pochino a step. Cioè, facciamolo crescere questo canale e poi pian piano facciamo i piccoli festeggiamenti. Non so perché, ma di solito quando apri il canale si festeggia i 100, poi cioè, festeggiare i 200 è ancora più complicato, quindi si festeggia i 151. Vabbè. Ehm, quindi, allora, se non ci sono domande, io direi che, come al solito, poi metto i link della puntata nel Linktree. Se per chiunque ci guarderà poi in differita, se avete delle domande, scrivetemi, come al solito, sono sempre a disposizione. Se avete dubbi o se avete qualche case study che vi è capitato su questo tema, mandatemelo, condividetelo. Diciamo, condividiamo il verbo della sostenibilità e della trasparenza, e
Ultima cosa, ma non per importanza, se riesco a metterlo. Oh, ecco, questa è una delle cose di cui sono più soddisfatta di questa edizione natalizia. Come al solito, se volete supportare il canale, potete farlo. No, non riesco a fare questo. Oh, potete farlo donandoci un caffè o un tè su Ko-fi, che andrà direttamente nel budget per la Moshi Cam. Io ricordo questa cosa qua. Ehm, Se non potete supportare il canale economicamente non importa, non vi preoccupate, ma condividetelo, mettete mi piace, commentate, condividete il canale con amici, parenti, vicini di casa, soprattutto durante i pranzi e cene natalizie. È il momento migliore per dire: ah, ho scoperto questo canale, seguo questo canale di questa persona completamente pazza che parla di queste cose, ma in qualche modo porta cose interessanti. E ha due gatti, così, perché in realtà è una cosa che va sempre sottolineata secondo me. Ricordo che mercoledì prossimo, sempre dalle 18:30, sempre qua, mentre sabato saltiamo e ci rivediamo poi mercoledì prossimo, ma lascerò il sondaggio e quindi direi che l'orario e diciamo a livello logistico come ci impostiamo per la prossima settimana lo vedremo direttamente poi mercoledì. Penso di mettere il sondaggio entro mercoledì, così non entro mercoledì, di avere la risposta entro mercoledì, così diciamo possiamo sistemare la live stream di appunto della vigilia di Natale. Sarebbe molto carino se anche voi aveste il cappello, e non l'ho detta questa cosa nelle altre puntate, ma se siete abituali di queste live stream, per favore condividetevelo sui social e taggate la pagina, sì, sì, è la pagina, su Instagram, o se lo condividete da altre parti, taggate me, mi trovate in qualche modo. E niente, per oggi è tutto e direi che ci vediamo a mercoledì prossimo.